Ciao a tutti ragazzi, io sono la Fra e oggi tratterò un tema che mi è molto caro ed è forse l'aspetto della saga che trovo più curato ed affascinante. Vi ricordo che il materiale presente in questo video sarà una raccolta di mie interpretazioni e documentazioni che ho svolto appositamente per crearlo e che inevitabilmente quindi si tratterà di una mia interpretazione personale dei contenuti di quest'opera. Ormai Metal Gear è conosciuta da moltissimi videogiocatori come la saga che, per motivi piuttosto evidenti, ha una trama difficile da comprendere ed articolata. Ma dovendola riassumere, di cosa parla Metal Gear Solid? Le tematiche affrontate da Kojima in quest'opera sono moltissime, ma si potrebbe affermare che il filone narrativo si sviluppi tutto intorno al tema del soldato e il suo rapporto con la guerra. Prima o poi, tutti i personaggi si dovranno infatti scontrare con la realtà della battaglia e gli effetti che questa ha sulle loro vite. Il trattare in modo così approfondito i conflitti ed esaminarne le conseguenze ha conferito alla saga un grande realismo e una vena prevalentemente pacifista. Negli anni 90 Metal Gear Solid 1 è stato infatti uno dei primi titoli che ha mostrato la guerra non più solo come un divertente gioco, ma come una terribile realtà. Sono stata una stupida. Volevo essere un soldato. La guerra è orrenda. Non c'è niente di bello nella guerra. Quello che andrò qui ad approfondire sarà il conflitto che nella saga esiste tra uomo e soldato, e quindi tra la vita e la guerra. In particolare mi soffermerò sulle simbologie e alcuni aspetti della trama, come per esempio il significato dei titoli o dei nomi, che possono passare inosservati, ma secondo il mio punto di vista vanno ritenuti centrali. Snake. Questa parola è ormai associata automaticamente in ambito videoludico al codename che ogni protagonista di Metal Gear ha portato sul campo di battaglia. Solid Snake, Big Boss, Raiden, Liquid, Solidus e Venom hanno infatti condiviso questo titolo e lo hanno portato, volontariamente o meno, insieme alle responsabilità e il peso che comportava. Come spesso accade nella saga, i titoli e i soprannomi sono associati a diversi animali. La scelta di Snake, però, la vediamo ritornare frequentemente associata ad agenti speciali incaricati di missioni in singolo e di infiltrazione, quindi missioni stealth. Per comprendere meglio la scelta di questa denominazione destinata ai protagonisti di Metal Gear, è necessario soffermarsi sulla simbologia alla quale il serpente è spesso associato. In Giappone, infatti, è considerato, grazie a una velocità particolarmente elevata nel prendere decisioni ed agire, uno degli animali più temibili dell'intera fauna. Questa simbologia esiste anche al di fuori del paese ed è presente in varie culture, come per esempio quelle native americane. L'informazione viene sottolineata anche all'interno del gioco, quando Vulcan Raven, guerriero di origine Sioux, rivela a Snake il significato del nome della sua tribù. Nel linguaggio dei Sioux, Sioux significa serpente, un animale da temere. Questa interpretazione associa quindi la figura del serpente a quella di un abile guerriero, capace di muoversi silenziosamente ed agire con riflessi impareggiabili, qualità che senza dubbio possono essere associate ai portatori di questo titolo, ed ha una connotazione quindi piuttosto positiva. Ciò che però non va assolutamente escluso dall'analisi di questa figura è il significato che l'animale ha invece in Occidente, e specialmente nella simbologia cristiana. Nella saga, infatti, i riferimenti alla Bibbia certo non mancano. Nelle sacre scritture, il serpente assume un significato ben diverso, conferito proprio dalla sua natura inquietante e pericolosa, ma allo stesso tempo attrattiva e seducente. Questo ha portato ad accostarlo addirittura col tempo al male o al diavolo tentatore. La connotazione negativa che questo animale ha assunto nei millenni, secondo la mia interpretazione, sta alla base della scelta di accostarlo non solo al ruolo di soldato, ma addirittura di utilizzarlo come analogia del concetto di guerra stessa. In questo caso, il serpente rappresenterebbe nella saga la realtà della battaglia, che attraendo sempre più chi l'ha sperimentata, lo allontana anche dalla possibilità di una vita civile. Il principale motivo che mi spinge a sostenere questa tesi è sicuramente legato al capitolo Metal Gear Solid 3, Snake Eater, e in particolare alla figura di The Boss. La soldatessa ci mostrerà la cicatrice che le attraversa il petto. La forma dello sfregio ricorda moltissimo quella di un serpente. Quella cicatrice vuole enfatizzare quanto la donna fosse stata costretta a perdere o mettere da parte per condurre la sua vita da soldato. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake.
A rendere più evidente l'accostamento tra questo animale e il fardello della missione, vi è la memorabile scena simbolica in cui la cicatrice alla morte della donna si anima e striscia via tra i fiori, assumendo le sembianze appunto di un serpente bianco. Questa immagine vuole trasmettere un messaggio ben preciso. Il terribile peso che l'aveva oppressa per tutta la vita si era finalmente allontanato da lei ed era stato raffigurato proprio come un serpente, uno snake, lo stesso titolo che con le sue ultime parole The Boss aveva ceduto a John. Allo stesso modo, Big Boss si inciderà anni dopo, come gesto di autocondanna, una ferita identica. Nella saga avremo diversi esempi di personaggi che, cresciuti in determinate situazioni, avranno condotto un'esistenza travagliata, incentrata unicamente sul combattimento, e di cui non conosceremo nessun particolare della vita passata o privata, o addirittura il vero nome. Ma dimmi, Snake, qual è il tuo nome? Il tuo vero nome? Un nome non ha significato in battaglia. Un nome non avrà nessuna importanza di fronte alla morte, ma ne ha quando la battaglia finisce e si deve affrontare di nuovo la vita. In Metal Gear Solid viene data profonda importanza agli appellativi. Rappresentano infatti la dimostrazione della presenza di un'identità mantenuta nonostante il ruolo di soldato e la volontà di essere qualcosa di più che un semplice strumento del governo. Non a caso, nella maggior parte delle volte, il nome dei protagonisti ci viene rivelato solo alla fine della loro missione, quando ormai stanno facendo ritorno a casa. Rivelare il proprio nome ed utilizzarlo è utilizzato spesso per sottolineare legami profondi tra i personaggi. Per questo motivo, la fraintesa scena di Metal Gear Solid 3, nella quale Ocelot chiede a Snake di rivelargli il suo nome, è molto più importante e solenne di quanto spesso venga considerata. Rappresenta infatti uno dei pochissimi momenti in cui John utilizzerà il suo nome. A differenza di quello che accadde in Metal Gear Solid 1 tra Meryl e Solid, però, questa scena non segnerà il tentativo di Naked Snake di allontanarsi dal campo di battaglia, ma quello di Ocelot di avvicinarsi a lui. Questo personaggio sarà infatti uno di quelli che darà maggiore importanza ai nomi. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. Non è assolutamente un caso, una sottigliezza da sottovalutare, per esempio, il fatto che Ocelot in tutto Metal Gear Solid V non si riferirà mai a Venom con il nome John. Questo evidenzia quanta importanza venga data da lui all'identità che i personaggi conservano dietro al titolo. Allo stesso modo, sarà lui a insistere perché i bambini soldato in Metal Gear Solid V utilizzino i loro veri nomi e non quelli da battaglia. Nonostante la maggior parte dei protagonisti abbia un nome proprio noto, sono innumerevoli i personaggi che invece lo hanno sconosciuto, alcuni dei quali sono figure anche molto amate ed importanti. The Boss stessa, per esempio, morirà senza che nessun personaggio l'abbia mai conosciuta davvero al di fuori dell'ambito militare e di conseguenza sarà da tutti ricordata per sempre solo con il suo nome in codice. Questa scelta è sicuramente influenzata anche dalla volontà di elevare la sua figura e di renderla in un certo senso simile a una superdonna. La stessa cosa avverrà per Big Boss, che non verrà mai chiamato con il suo nome reale se non in Metal Gear Solid 3, capitolo che appunto voleva andare ad esplorare il lato più umano di questo iconico personaggio. L'utilizzo del nome e del soprannome riesce ad approfondire la tematica della guerra e della vita del soldato grazie a uno studio molto curato della sceneggiatura. I nomi scelti per i personaggi sono nella maggior parte dei casi estremamente comuni o diffusi e non vogliono essere memorabili o particolarmente significativi. La loro semplicità cerca infatti di sottolineare maggiormente l'umanità nascosta dietro a queste iconiche figure militari. John, Jack e David sono tra i nomi più comuni negli Stati Uniti d'America e nella saga vengono utilizzati e addirittura ripetuti per più personaggi. Che stupida. Innamorarsi di un uomo che non ha nemmeno un nome. Io ho un nome. No! Non abbiamo né passato né futuro. E anche se lo avessimo non sarebbe davvero nostro. Tantissimi nomi sono completamente assenti, ma non sentiamo la mancanza o il desiderio di conoscerli, in quanto la loro importanza viene del tutto celata dietro al significato che i soprannomi che li hanno sostituiti hanno acquisito. L'intera Foxhound in Metal Gear Solid 1, per esempio, porterà il nome di specie di animali che in qualche modo li rappresentano. Più incisiva ancora è invece la scelta di Metal Gear Solid 3, nel quale i membri della Cobra Unit portano come nome in codice le emozioni che i soldati provarono la prima volta sul campo di battaglia, un'esperienza che per sempre li mutò.
Molti altri, invece, pur possedendo un nome noto al giocatore, non lo utilizzano più. In questo caso la scelta vuole sottolineare la distinzione tra il passato e il presente. Ne sono un esempio Frank Yeager, che diventerà solo Grey Fox dopo gli eventi di Zanzibar Land, o Eli, conosciuto nella saga solo come Liquid Snake. Quest'ultimo, infatti, già da bambino era arrivato addirittura a rifiutare il suo nome reale ed adottare il soprannome il Mamba Bianco. Per un soldato la missione è tutto. Un buon combattente deve essere disposto ad ogni cosa pur di portare a termine il compito che gli è stato affidato. Spesso questa realtà e il senso di responsabilità che ne deriva tende ad attirare a sé i giovani, che ancora non ben consapevoli del fardello che questa vita comporta, decidono di intraprenderla per sperimentare il brivido dell'azione. Nel primo Metal Gear Solid mi colpì molto vedere la reazione della giovanissima Meryl dopo aver ucciso per la prima volta dei soldati. Questo bellissimo personaggio voleva sottolineare, persino in ambito videoludico, quanto dietro alla guerra non si nascondesse un appagamento eroico, ma solamente dolore ed orrore. Il mio sogno era diventare un soldato, ma mi sbagliavo. Non era davvero mio quel sogno. Allo stesso modo ci mostra come lo stesso Solid, nonostante la sua esperienza, ne sia ben consapevole. David è uno dei personaggi, infatti, che nonostante abbia intrapreso una vita sul campo di battaglia, considererà la sua scelta come una vera e propria condanna. Proprio come The Boss prima di lui, entrambi vedranno nelle loro azioni una sorta di responsabilità alla quale mantenere fede ad ogni costo. Se il serpente è un animale tentatore, il titolo di Snake riuscirà però a persuadere e trarre a sé molti personaggi, che ne rimarranno completamente soggiogati. Questi ultimi non temeranno la guerra e non la intenderanno mai come una minaccia. Al contrario, temeranno la vita stessa e nella battaglia troveranno conforto. E questo ovviamente il caso di Big Boss. In Metal Gear 2, il John che abbiamo conosciuto in Snake Eater non esiste ormai più ed ha ceduto completamente il posto al soldato. Per lui la guerra non sarà una condanna. La battaglia diventerà per lui e per ogni suo seguace uno stato da ricercare ed esaltare, la salvezza dal dolore della vita. In questa visione vi è un'interpretazione molto più puerile dei conflitti, che li vede come una vera e propria via di fuga dalla vita di tutti i giorni. La stessa espressione Outer Heaven può essere infatti intesa come rifugio sicuro, rifugio lontano. La verità è che ho semplicemente paura di me stessa, di prendere delle decisioni che riguardino la mia vita. Ma non ho più intenzione di mentire a me stessa. È tempo di guardare in profondità dentro di me. Voglio capire chi sono e che cosa posso fare. Voglio capire perché fino ad oggi ho vissuto come ho vissuto. Il personaggio che meglio esprime la visione di Big Boss è senza dubbio Grey Fox. Questo rappresenta perfettamente l'annullamento e non a caso in Portable Ops gli verrà dato il soprannome Null, che significa nullo, insignificante. Questo personaggio è la rappresentazione di come l'essere un soldato e affrontare la morte ogni giorno e compiere azioni terribili non sia conciliabile con il saper gestire la vita di tutti i giorni, le relazioni romantiche o semplicemente la routine. Tutto questo condurrà così lui e moltissimi altri personaggi al completo annullamento e la perdita di una propria identità. Un altro esempio è Raiden, che nonostante la guida di Solid Snake e il possedere una famiglia, non riuscirà mai ad allontanarsi dal campo di battaglia ed ammetterà di sentire la necessità di un continuo confronto e del dolore fisico per ritrovare la sua quasi perduta umanità. Vivere esclusivamente per la propria missione, per la guerra. Per molti personaggi questa non è stata una scelta, né una via di fuga. Ad alcuni, infatti, il titolo di Snake verrà imposto, contro la loro volontà o addirittura a loro insaputa. In particolare si tratta di Raiden e Venom Snake. Questi due personaggi, anche se in forma diversa, verranno infatti utilizzati e manipolati per divenire Snake e subiranno addirittura un'alterazione dei ricordi legati al loro passato per poter lasciare spazio al loro nuovo scopo. Mi vorrei soffermare in particolare sulla figura di Venom e la nota immagine che sta dietro al suo personaggio, quella del demone. Molti associano la figura demoniaca di Venom alle sue terribili azioni compiute in battaglia, e quindi come se fosse una rappresentazione del male, della sua discesa verso gli inferi.
Altri la associano invece alla figura di Big Boss, che prepotentemente nella sua mente assorbe ciò che in Venom è rimasto del medico degli MSF. Secondo la mia interpretazione, la contrapposizione dell'immagine di Venom e la sua versione demoniaca vuole rappresentare invece proprio la dicotomia tra uomo e soldato. Il demone, infatti, ritornando ad utilizzare un riferimento della simbologia cristiana, è spesso associato al diavolo e ha quindi un legame forte con l'immagine stessa del serpente. In un certo senso, quindi, si tratta di una raffigurazione metaforica sì di Big Boss, ma non inteso come individuo, ma come titolo stesso. Ahab è l'individuo perfetto per rappresentare questa simbologia. Un personaggio senza nome, senza passato e senza identità, che nonostante questo dovrà affrontare una simbolica lotta interiore per quello che inevitabilmente stava diventando. Come sappiamo, il finale di Metal Gear Solid V, nella famosa scena davanti allo specchio, lascia molto all'interpretazione e mi è capitato di leggere moltissime teorie anche molto interessanti. Oggi sono piuttosto convinta che la scena rappresenti il momento in cui Venom, stanco di lottare, si arrende al suo destino. Ahab, per questo motivo, è uno dei personaggi che maggiormente riesce ad esprimere l'annullamento forzato, la mancanza di scelta e quindi la tematica che sta alla base di questo video. Al contrario di quello che si possa pensare, il concetto di demone non nasce in The Phantom Pain. Esattamente come Venom Snake dovrà combattere contro il suo demone, Solid Snake negli anni 90 combatterà contro il suo. Il demone allo specchio non rappresenta quindi altro che la via del soldato, quella della guerra e dell'annullamento, la stessa intrapresa da tanti altri prima di lui. Nel 1999 Solid affronterà infatti per la seconda volta Big Boss in uno scontro diretto. Il ragazzo gli rivelerà che negli anni precedenti era stato tormentato da incubi che ogni notte tornavano a perseguitarlo e sperava che uccidendo il padre quelle visioni avrebbero avuto fine. Questo perché Big Boss rappresentava per il giovane ciò che lui un giorno sarebbe potuto diventare e questa idea continuerà a tormentarlo molto a lungo. È subito chiaro come la saga crei nell'arco narrativo una netta distinzione tra la vita sul campo di battaglia e quella che invece ne resta al di fuori. Nonostante Kojima abbia voluto precisare più volte come il suo lavoro non volesse essere definito pacifista, ma di descrizione di ciò che la guerra oggettivamente è impossibile non cogliere il messaggio che la saga di Metal Gear vuole a gran voce esprimere. Amandoci l'un l'altro e imparando l'uno dall'altro, è solo così che possiamo cambiare il mondo. Per quanto un soldato possa ritenersi in obbligo nei confronti della sua missione o trovi soddisfazione e dipendenza dal combattimento e dalla lotta giornaliera per la sopravvivenza, la scelta migliore che possa fare sarà sempre quella di deporre le armi e scegliere di ricominciare a vivere. La figura di The Boss, che aveva così enfatizzato l'annientamento e la rassegnazione, lascerà così alla fine, seppur insieme alla sua maledizione, un messaggio di pace e di speranza. Allo stesso modo sarà proprio John, che nella saga ha rappresentato così a lungo l'adattamento alla vita da soldato, a lasciarci il più splendido insegnamento. Boss, you were right. It's not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Metal Gear è un'opera che riesce ad approfondire meravigliosamente il rapporto che l'uomo ha con la guerra, un legame che da sempre esiste e che probabilmente sempre esisterà. Il serpente, simbolo che vuole rappresentare proprio questa maledizione, oltre alle sue numerose connotazioni negative, viene in Giappone considerato anche il simbolo della rinascita, il ciclo infinito della vita e quindi l'inesorabile ripetersi del destino del soldato, che sia esso inteso come un dono o come una maledizione. The spirit of the warrior